Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Mi trovo questa mattina in giardino con la mia telecamerina finalmente per poter fare un video e per potervi far vedere anche in che stato è il giardino dopo 3 mesi, quasi 3 mesi di, non dico di abbandono, ma in cui non c'è il mio intervento. Una mia vicina, che saluto, Camelia, ciao, mi ha fatto notare: manca il tuo tocco qua in giardino. In effetti è vero, perché sono cresciute tantissime piante, piante spontanee comunque del posto. C'è tanto disordine. Giorgio si è adoperato per cercare di sistemare più che altro le parti un po' delle colture, perché per avere appunto un qualcosa da poter raccogliere in giardino per quello che riguarda quel poco di orto che è rimasto. Ci facciamo poi dopo un piccolo giro in giardino per farvi vedere in che stato è il giardino, ma questo non per un fattore drammatico, assolutamente. Ho cominciato questo video con una musica, con delle immagini del giardino, che è un po' drammatico, no? Perché effettivamente quando si abbandona per un periodo la propria passione, poi quando si ritorna c'è difficoltà. Questo ad esempio con l'acquerello, ad esempio. Questo è un canale che si occupa anche un po' di acquerello, insomma, anche abbastanza di acquerello devo dire, e anche felice di girare qua in giardino. E anche nell'acquerello, nella pittura succede questo, nel senso che quando per un periodo non si dipinge più, poi riprendere la mano è un po' complicato, perché bisogna ritornare un po' nel punto in cui si era lasciata la passione, e quindi quello può richiedere impegno. Il giardino richiederà molto impegno, un lavoro di ripristino che durerà probabilmente, penso, tutta l'estate, perché per recuperare un qualcosa del genere è abbastanza impegnativo, ma non c'è assolutamente fretta. La fretta infatti è quello che mi ha portato probabilmente a farmi male in giardino un'altra volta. Era già successo con il ferro che mi ero conficcato nel tallone, adesso è successo con la frattura del malleolo, che mi ha immobilizzato comunque in casa per un lungo periodo. Questo perché? Perché quando noi ci facciamo prendere troppo da una passione, alla fine poi trascuriamo tante cose, e queste cose poi vogliono comunque attenzione, cose che sono importanti nella vita di ognuno, non c'è soltanto la propria passione. Io quando mi appassiono a un qualcosa mi butto talmente a capofitto dentro questa cosa che poi alla fine finisco spesso per farmi male, e questo mi fa capire che effettivamente prendendo le cose con un po' più di calma, senza grandi aspettative, senza grandi obiettivi, forse un po' più grandi di noi stessi, senza farci prendere da tutte queste cose, le cose possono essere fatte in maniera un po' diversa, prestando ogni giorno sempre un po' all'attenzione che bisogna avere quando ci si vuole dedicare ad un qualcosa. L'altro giorno sono venuto qui in giardino, in un pomeriggio tardi, 2 o 3 giorni fa, e ho scritto alcuni pensieri che mi trasmetteva il giardino in questo momento, in questa grande confusione che c'è. Quello che posso dire è che non sono assolutamente rattristato per lo stato del giardino in questo momento in cui c'è tanto lavoro da fare, anzi sono rimasto molto sorpreso nel vedere quanta forza ha la natura di riprendersi tutto quello che gli è stato tolto. Coltivare un giardino è un po' come una partita a scacchi, quindi ogni giorno e ogni volta che si interviene nel giardino comincia questo gioco in cui si muovono queste pedine cercando in questo caso di sistemare tutto, di creare una sistemazione guidata un po' dal senso estetico che un giardiniere ha, perché quello che noi trasmettiamo al giardino è appunto la nostra parte estetica, vogliamo le piante in un certo modo, disposte in un certo modo. Però questa è appunto una partita a scacchi con la natura, perché noi muoviamo una pedina e la natura ne muove un'altra. In questo caso lo scaccomatto me l'ha fatto il giardino, perché ha vinto lui, e io di questo sono contento, perché guardando il giardino stamattina durante una passeggiata, e anche quel giorno in cui sono sceso giù per scrivere un po' le mie riflessioni, i miei pensieri, ho notato appunto di quanta forza ha la natura di riprendersi le cose, e anche l'utilità di questo, perché il far crescere liberamente le piante ci fa anche capire
quali errori abbiamo fatto noi nella disposizione delle piante, perché se noi trascuriamo un pochettino il giardino stesso ci fa vedere che cosa abbiamo sbagliato. In effetti alcune piante sono state sistemate finché c'era il mio intervento, in un certo modo, quindi crescevano bene, però poi alla fine altre piante che sono state leggermente magari abbandonate sono cresciute a dismisura e hanno coperto le piante che avevo sistemato io. Ad esempio c'è un mirtillo siberiano, 2 mirtilli siberiani che avevo messo vicino al cartello dell'orto, mi sembrava una bellissima locazione, ma non avevo fatto caso alla grande forza dell'ortensia che è cresciuta a dismisura, e uno dei 2 mirtilli è stato completamente sopraffatto dall'ortensia. Magari dopo lo vediamo insieme. Comunque, come giro in giardino questa mattina, devo dire che la sensazione che mi ha trasmesso è stata proprio quella di ammirare assolutamente la natura e tutto ciò che riesce a fare nel riprendersi da un trauma, perché il nostro intervento in giardino causa sempre un trauma alla natura. Noi continuiamo a modificare, a tagliare, a estirpare, a potare, quindi cercando di controllarla. La natura invece vuole essere libera, e il concetto di libertà in un giardino, ad esempio il nostro concetto di libertà, è un concetto di libertà egoistico, perché noi, come dicevo prima, guardiamo un po' la nostra estetica, noi guardiamo la parte estetica che vogliamo dare al giardino, creando degli spazi, una pulizia di alcune parti del giardino, come dicevo anche con le potature, con il taglio di alcune piante, col tosaerba, col decespugliatore, e questo effettivamente è un trauma, però come si può vedere è quello che mi ha insegnato il giardino in questi giorni in cui sono sceso spesso, è la grande forza che ha nel riprendersi da una cosa di questo tipo, da un intervento umano. Io penso che nel gioco che noi dobbiamo fare con il nostro giardino deve essere un gioco leale, un gioco appunto a 2 in cui una volta vince uno e una volta vince un altro, e questo crea un equilibrio nel giardino, che è proprio l'equilibrio del rapporto tra il giardiniere e il suo giardino. Decespugliare e fare una grande pulizia nel giardino per far sì che io possa vedere un qualcosa in ordine è corretto, ma è anche giusto dare la possibilità alla natura di far vedere un po' cosa è capace di fare lei. E quindi, ad esempio, io quando passo col decespugliatore, pulisco il giardino, almeno fino a un po' di tempo fa, quando riuscivo a farlo, adesso ci vorrà ancora un po' di tempo, quando faccio questo mi piace ogni tanto lasciare anche qualcosa che sia assolutamente spontaneo, quindi se tra una pianta e l'altra cresce un po' di erba in cui ci sono dei fiori, ad esempio, proprio fiori di campo, fiori spontanei, io a volte li lascio, perché il gioco, appunto la partita a scacchi che si fa con il proprio giardino deve essere questa, deve essere una partita in cui non c'è un vincitore assoluto, ma ci sono 2 vincitori che si giocano le vincite, una volta uno e una volta l'altro. Bene, quindi tornando alle riflessioni che ho fatto qualche giorno fa, sono giunto ad una conclusione che il mio è un rapporto proprio di amore col mio giardino. Io amo il mio giardino, e questo succede anche tra le persone. Quando 2 persone si amano, creano una relazione, e perché una relazione sia sana c'è bisogno che in questa relazione ci sia spazio per tutti e 2, quindi bisogna lasciare spazio anche all'altro di potersi esprimere in qualche modo, e quindi possiamo curare il nostro giardino cercando di pulirlo, di far valere un po' il nostro senso estetico, lasciando però sempre la possibilità all'altro di potersi esprimere, in questo caso per quello che riguarda il giardino, con un fiore, con un'erba spontanea che possiamo comunque sempre ammirare, perché la natura è tutta meravigliosa. Adesso ci facciamo un giretto in giardino, così vi faccio vedere un po' alcuni angoli e anche alcune situazioni che si sono create, e poi concludiamo il video. Ecco il meraviglioso orto di quest'anno. Potete vedere che è qualcosa di incredibile, è cresciuto addirittura il bambù nell'orto. Questo perché noi abbiamo delle piante di bambù che volevo far sviluppare quest'anno per ottenere delle canne da usare poi per i pomodori, ad esempio. Però questo periodo di un po' di abbandono del giardino ha fatto sì che il bambù, trovando qui una terra
che è stata concimata, che è anche molto umida, diciamo, perché lì c'è una cisterna con un tubo che a metà tubo perde un pochettino di acqua, quindi bagna sempre un pochettino, tiene un po' umida alcune parti di questo orto. Il bambù qui ha trovato un terreno fertile e si è sviluppato, quindi quello che ci sarà da fare qui sarà quello appunto di estirpare assolutamente questi bambù molto giovani, quindi basterà tirare, scavare e togliere le radici. Già l'anno scorso qua cresceva qualche piccola pianta di bambù che io controllavo e niente, potete vedere che non si vedono quasi più neanche i rialzi che avevo fatto per poter fare delle file di coltivazioni. Non ho coltivato nulla qui quest'anno nell'orto, ho messo soltanto dei fagiolini in previsione della mia guarigione, ho seminato dei fagiolini che ho sistemato qui e i fagiolini saranno, penso, e qualche pomodoro saranno l'unica verdura che raccoglierò quest'anno. Poi una volta raccolti i fagiolini preparerò l'orto o per i cavoli magari invernali, per avere una coltivazione invernale, oppure cercherò di tenerlo pulito fino alla primavera successiva in cui potrò finalmente piantare qualcosa da mangiare. Il banano quest'anno si sta sviluppando anche con un po' di lentezza, diciamo che l'anno scorso a quest'ora era molto più rigoglioso, quest'anno ha patito anche un po' il banano, questo abbassamento delle temperature a maggio che lo hanno leggermente bloccato. Adesso con questo calore, perché ultimamente in questa ultima settimana sta venendo su questo caldo afoso che sembra quasi proprio tropicale, vista l'umidità che c'è nell'aria, e quindi questo ha permesso al banano di ricominciare a svilupparsi bene. Qui avevo fatto l'aiuola con le piante da ombra che hanno bisogno dell'ombra, piccole piante. Anche qui un disastro perché con le piogge di maggio sono arrivate lumache, io non potevo controllarle e hanno divorato un bel po' di piante, però anche qui farò un intervento di pulizia. Tra l'altro pensavo quest'anno, se riesco, pensavo di togliere i cornus perché non è più una siepe, una cresce poco, l'altra cresce tanto, quindi sarebbe una siepe disordinata. Qui li avevo già tolti per creare questa piccola aiuola, 1, 2, 3, 4, ci sono 5 piante, farò che togliere queste 5 piante per liberare per bene qui e piuttosto magari mettere un'altra fila di rose per dare ancora colore a questa parte del giardino. Qui ci sono le 2 piante di mirtillo siberiano di cui parlavo all'inizio del video. Questo mirtillo è sopravvissuto all'imponenza dell'ortensia, mentre qui l'altro mirtillo praticamente è stato sopraffatto, rimane in ombra per buona parte della mattinata e quindi qui, a parte togliere il cornus, o al momento potarlo, perché è cresciuto in una maniera incredibile in questi 3 mesi, ci sarà da potare un pochettino l'ortensia. Stavo pensando di adottare questo metodo per l'ortensia. Siccome l'ortensia porta i fiori dell'ortensia si sviluppano sui rami dell'anno precedente, pensavo di tagliare i rami sviluppati quest'anno in modo che entro la fine dell'estate possa sviluppare ancora dei rami nuovi un po' più bassi e il prossimo anno questi rami bassi magari mi daranno poi qualche fiore. Vediamo se funziona come metodo, anche perché questa ortensia effettivamente ha uno sviluppo troppo rigoglioso a fiori blu, un'ortensia normalissima con i fiori blu, però è veramente troppo imponente e quindi va potata tanto, è tenuta piccola, solo che c'è questo problema che quando si pota tanto l'ortensia la si mantiene piccola, poi si rischia di perdere molti dei suoi fiori, addirittura può arrivare anche a non fiorire. Quindi anche qui c'è da studiare un qualcosa per dare a questo angolo del giardino un po' di armonia e di fioritura. E gli iris ad aprile, fine aprile, erano un qualcosa di fantastico. Mi sono perso questa fioritura bellissima, l'ho messa come video in uno dei video precedenti. Mi è spiaciuto tantissimo non poter girare in mezzo agli iris, visto tutto il lavoro che mi ero fatto l'anno prima per toglierli, piantarli, creare il sentiero e tutto quanto, e niente, nello splendore della fioritura io ero in casa fermo, ma il prossimo anno voglio veramente godere di questo spettacolo, mi piacerebbe veramente tantissimo. In più ho deciso di aggiungere degli iris con una fioritura tardiva, perché è vero che il sentiero degli iris fiorisce ed è bellissimo, però essendo che è composto da iris praticamente di un'unica specie, tranne qualche altro colore, finita la fioritura rimane il sentiero degli iris solo con le foglie. Mettendo qualche iris tardivo in mezzo
comunque si prolunga un po' la fioritura con altri colori, e quindi c'è da studiare un po' come far sì che qui i colori rimangano per più tempo, non solo nella primavera. Qui è il roseto, anche qui c'è da fare un bel po' di lavoro di ripristino. Qui Giorgio è riuscito a pulire un pochettino dalle erbe, adesso stanno ricrescendo di nuovo, ma c'è del disordine, anche qui c'è da sistemare un pochettino tutto, però mi piace molto perché alcune salvie, alcune piante che avevo messo con i fiori blu stanno crescendo, quindi fanno dei contrasti con il colore delle rose che ho scelto da mettere qui nel roseto. Qualche rosa sarà da spostare in un posto un po' più libero, un po' più ventilato, perché lì c'è una rosa gialla che patisce tanto un ambiente umido, poco arieggiato, e vicino agli Emerocallis non riesce a svilupparsi perché si vede che lì, quella zona lì, come clima rimane molto umido con la vicinanza degli Emerocallis, che fanno tanta ombra sotto le foglie, quindi mantengono più l'umidità. Quindi sarà da spostare magari nel sentiero degli iris. Questa è una Pierre de Ronsard rampicante che io ho potato talmente bassa che ha perso questa arrampicabilità, quindi ce l'avevo nel vaso, non si arrampicava più, cresceva sempre a cespuglio, ho deciso di portarla qui, fa dei bellissimi fiori, sta partendo con una seconda fioritura, come anche la Jude Obscure, che è una rosa David Austin, con questi fiori meravigliosi, con un profumo incredibile di tè, un profumo di tè, un profumo veramente dolciastro, molto molto bello, e come colorazione anche molto delicata, una bellissima rosa. Questo è roseto, vi ricordate nel video precedente dedicato a roseto avevo fatto i lavori di scavo, di impianto delle rose, di impianto anche degli iris, ho fatto la staccionata con il salice, e niente, anche qui dai, ci mettiamo con grande impegno e ripristiniamo una zona facile da ripristinare. Io le piante le ho sistemate in modo che posso passare un po' dentro col decespugliatore tra una pianta e l'altra, e poi con le mani si fa il lavoro di pulizia. Comunque le piante sono abbastanza distanziate, quindi col decespugliatore si riesce già a dare un aspetto un po' più gradevole. Là c'è il fiore dell'angelo, il Philadelphus, che ha fiorito, tra l'altro pensavo fosse un virginal e invece è un coronarius, quindi come quelli che ho lì. Mi hanno venduto una pianta per un'altra e pazienza, dai, la faccio crescere perché sui fiori bianchi profumati mi piacciono tantissimo, e quindi una pianta in più con dei fiori in giardino. Concludo questo video con una fioritura bellissima, quella delle ortensie Annabelle, in una bellissima fioritura con questo colore bianco. Questo è un angolo del giardino che ho deciso di farlo con il bianco, voglio togliere l'iris lì e fare tutta una discesa di fiori bianchi della rosa Annabelle mescolato con qualche altra pianta, magari altre salvie, con un colore che dà un po' di contrasto, e fare tutta una discesa con l'ortensia Annabelle, perché è un'ortensia che sopporta abbastanza la siccità, sopporta la luce solare diretta, va bagnata abbastanza, diciamo, ma può anche asciugare molto il terreno tra una bagnatura e l'altra. Comunque la pianta con le sue foglie che si inclinano a farci capire quando ha bisogno di essere bagnato nuovamente, molto resistente, si può riprodurre facilmente per talea in autunno. Io ho altre 4 piante fatte per talea che voglio sistemare qui per concludere questo tragitto, poi gli iris li sposterò poi da un'altra parte. Questo è anche un obiettivo per i prossimi mesi, in modo che si crea questa zona d'ingresso nel giardino in bianco. Il bianco a me è un colore che piace tantissimo perché dà luce ad un giardino, in bianco con dei delfini, un magari blu, viola, lì ci sono anche dietro l'ortensia c'è un fiore dell'angelo anche lì, il Philadelphus, con i fiori bianchi, creando appunto un ingresso in giardino in bianco di luce che porta poi al giardino. Pian piano anche questo prende forma, c'è stata questa interruzione dovuta al mio infortunio, ma pian piano mi rimetterò in sesto per poter portare di nuovo questo giardino ad un livello diciamo di pulizia accettabile, visto il disordine che c'è, rovi che crescono un po' dappertutto. Però avere un giardino vuol dire anche questo, vuol dire impegnarsi nel tenerlo pulito, aver voglia di farlo.
aver voglia di tagliare l'erba, di potare le piante, di stare con le piante, di mettersi lì in ascolto e anche sentire quello che le piante vogliono comunicarci. Perché io ci parlo ad esempio a volte con le mie piante, quando passo magari le accarezzo e si crea questa empatia tra me e le piante del mio giardino. Quindi può essere anche molto divertente avere un giardino ed è un passatempo che impegna anche il fisico, quindi c'è anche attività fisica. Bene dai, io concludo questo video, ho parlato già tanto, il video io li faccio sempre un pochettino lunghini, ma spero sempre che siano un po' interessanti e spero di trasmettere sempre questo input di passione, verso questa passione, quella del giardinaggio, che regala tantissime, ma tantissime soddisfazioni, è veramente un qualcosa di meraviglioso. Io vi saluto, come vedete sono in via di guarigione, farò molta attenzione nei prossimi mesi perché comunque la caviglia è sempre una zona molto delicata del corpo e dai, spero di portarvi ancora con me in giardino con nuovi video prossimamente dedicati a ripristino, saranno video dedicati a ripristino con delle fioriture, spero bellissime, e così vediamo anche cambiare questo giardino e ritornare un po' all'aspetto che aveva prima del mio infortunio. E ci vediamo presto, dai, non voglio trattenervi ancora, al prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!